Una delle domande più frequenti che mi viene fatta è: quale profilo colore devo usare? E la risposta è che dipende, ci sono diversi motivi per cui voler usare un profilo colore rispetto ad un altro. I profili colore sono strumenti estremamente utili, ma vedo che c'è un po' di confusione su quello che fanno e a cosa servono. Entro la fine di questo video spero che avrete una base per comprendere cosa siano i profili colore e quando utilizzarli, in modo da poter scegliere un profilo che abbia senso per voi e per le vostre esigenze specifiche di ripresa. Ciao a tutti, io sono Federica, sono una fotografa professionista e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Va bene, iniziamo con le basi. Cercherò di semplificare i concetti in modo da renderne più facile la comprensione. I profili colore permettono di avere un grande controllo su come uscirà l'immagine e preservare quei piccoli dettagli che saranno utili più tardi quando si fa color grading in post. Tutte le camere mettono a disposizione degli stili colore, che sono delle impostazioni predefinite per panorama, ritratti, eccetera. Questi stili catturano l'immagine in modo diverso, alcuni con più saturazione, altri con meno contrasto e così via. Non confondiamo gli stili con i profili però, si trovano in due pagine separate e hanno voci differenti. Se volete avere una guida a tutte le voci del menu della Sony A7 III, sul canale trovate 3 video dedicati dove vi spiego una per una ogni singola funzione. Ma torniamo a noi. La Sony A7 III dispone anche di molti profili colore, alcuni più difficili da gestire, altri con una gamma dinamica maggiore, alcuni più adatti per un uso immediato e che non necessitano di tanta post-produzione. Se giriamo una clip con il profilo colore standard e la paragoniamo a una clip con un profilo colore S-Log, capiamo subito che l'aspetto della clip standard risulta già finito, pronto all'uso, mentre quello S-Log ha una lunga strada da percorrere prima di risultare ultimato. La clip manca di contrasto, saturazione, l'immagine risulta grigiastra. Ebbene, il log è il profilo colore migliore per ottenere un look cinematografico perché cattura le informazioni su ombre e alte luci meglio di qualsiasi altro profilo colore. Ok, allora perché dovremmo scegliere questo profilo colore? Perché girare un video piatto essenzialmente significa catturare l'immagine con la più alta gamma dinamica. Bene, allora che cos'è la gamma dinamica? La gamma dinamica è la capacità della fotocamera di riprendere contemporaneamente dettagli in aree molto chiare e aree molto scure della scena. Quando non abbiamo abbastanza gamma dinamica dobbiamo decidere se esporre per le alte luci ed avere delle ombre troppo scure oppure esporre per le ombre per riuscire a vedere cosa c'è nell'ombra, ma avere le alte luci sovraesposte. Le camere con la gamma dinamica più alta e in grado di girare in log ci permettono di ottenere un risultato più uniforme tra ombre e luci, ecco perché è il profilo preferito da molti. Facciamo l'esempio di voler girare una scena in cui c'è molta gamma dinamica, il che significa che ci sono parti super luminose e parti super scure tutte insieme. Girato con il profilo standard, cioè in pratica con nessun profilo dell'immagine impostato, dobbiamo fare una scelta: esporre la clip per le parti più scure, ma in questo caso avremo il cielo bruciato, oppure salvare le alte luci, ma avere le parti in ombra illeggibili, perdendo dettaglio nelle zone scure. Sono così tante le informazioni che la fotocamera può memorizzare sulla scheda a seconda del formato che scegliamo di filmare. Quando filmiamo in un profilo colore come il profilo log, la camera applica semplici parametri alle informazioni che cattura il sensore. Nel processo di editing e di color grading questo ci permette di avere più flessibilità con l'immagine, perché usando quel determinato profilo colore ci ha permesso di catturare più informazioni che invece avremmo perso non scegliendolo. Ovviamente non è una scelta che ci dà risultati veloci in camera, perché l'immagine appena registrata risulta molto piatta e dovremo sicuramente lavorarci per forza in post-produzione. Il problema dei profili flat infatti è che sono difficili da gestire in camera, in quanto appunto è difficile vedere quello che stiamo facendo e in ogni caso poi c'è da sistemarli facendo color correction. Ma una volta sistemati in post-produzione avremo molte più informazioni e la gamma dinamica sarà nettamente superiore. Più alta è la gamma dinamica che una camera può raggiungere, più ovviamente i vostri video avranno un look cinematografico migliore. Quindi quando dovremo usare un profilo colore rispetto ad un altro? Beh, questo dipende da diversi fattori.
Innanzitutto, da quanta gamma dinamica si ha in una scena. Se in una determinata ambientazione non c'è molta gamma dinamica e non siamo in pericolo di clippare i neri o i bianchi, magari non abbiamo bisogno di utilizzare un profilo flat. Inoltre, quanto veloce vogliamo finire il progetto? Se scegliamo un profilo piatto come il log, abbiamo bisogno di tempo in post-produzione per correggere il filmato e questo è un altro fattore da tenere in considerazione. Se necessitiamo velocemente di un video pronto all'uso, magari l'opzione migliore è scegliere un altro profilo, sacrificando un po' di quel controllo che probabilmente non avremo nemmeno bisogno. Tutto dipende dal progetto e dall'illuminazione presente nella scena. È importante ricordare che qualsiasi profilo utilizziate dovete sempre impostare il giusto bilanciamento del bianco e ottenere una corretta esposizione della scena già in camera. Detto questo, vi consiglio sempre di utilizzare un profilo colore unico per ogni progetto che andrete a fare, perché sarà più semplice poi in post abbinare insieme le varie clip. Quale profilo colore usare allora? Vediamo i vari profili disponibili sulla Sony e quando conviene utilizzarli. Movie and Still. I profili Movie e Still sono profili molto saturi e contrastati, si possono usare per quando si ha bisogno di avere un risultato veloce e la convenienza è più importante della qualità. Si possono usare quando non si vuole fare post-produzione perché sono pensati per essere già pronti in camera. Come suggerisce il nome, il profilo Movie è dedicato al video, mentre Still alla fotografia, ma non hanno una buona resa e non vi consiglio di utilizzarli se volete un risultato più professionale. Poi abbiamo il Cine. Questo profilo colore è un po' più piatto rispetto al profilo standard, ma non sembra male appena uscito dalla camera, conserva un po' di più di informazioni e ci dà un po' di più di spazio per giocare. Abbiamo 4 varianti del profilo Cine. Il Cine 1 è leggermente più morbido con uno spazio colore più ristretto, il Cine 2 è leggermente più contrastato del Cine 1 e usa uno spazio colore esteso al 100%, mentre nel Cine 3 e nel Cine 4 cresce ancora di più il contrasto. Il più lavorabile in post-produzione rimane il Cine 2, che è un'ottima via di mezzo tra i profili standard e il log. L'HLG è una gamma log ibrida, così come suggerisce il nome è parzialmente log ma non completamente piatto come un profilo log vero e proprio, è più facile da correggere in post e conserva molti dettagli nelle alte luci. Anche qui possiamo scegliere 3 varianti. L'HLG1 è ottimo in situazioni di scarsa luce perché grazie ad esso si riesce a ottenere filmati con un disturbo ridotto, mentre l'HLG2 non ha riduzione del disturbo ma ha una buona gamma dinamica per un uso generale e l'HLG3 invece è ottimo per le situazioni in piena luce ma al contrario dell'HLG1 non restituisce buone prestazioni in scarsa luce. E infine l'S-Log2 si può utilizzare quando è necessaria una gamma dinamica elevata con conseguente maggiore controllo artistico sul prodotto finito. Per quanto ne abbiamo parlato a lungo in questo video, questo è il profilo più difficile da correggere e specialmente sui formati a 8 bit di cui purtroppo fa parte anche la Sony A7 III, cerco di non usarlo a meno che non sia necessario. Per ora i 10 bit ce l'hanno solo la Sony A7S3, la FX3 e la Alpha One. Il problema dell'S-Log a 8 bit è che le informazioni sono talmente compresse che nel file iniziano ad apparire molti problemi dovuti alla limitazione degli 8 bit, come artefatti, rumore, contaminazione dei colori e così via. Come ultima nota vi avverto che scegliendo alcuni profili vi accorgerete che la sensibilità ISO minima disponibile sarà superiore alla norma quando impostiamo il profilo immagine. Ad esempio l'ISO minima disponibile per l'S-Log è di 800. Questo perché il profilo utilizza un diverso tipo di controllo dell'esposizione per raggiungere un'ampia gamma dinamica. Quindi non vi preoccupate, è normalissimo. E questa era una panoramica generale sui profili colore. Non siamo andati nel dettaglio, ma vi suggerisco di continuare a ricercare e a provare voi stessi. E se avete domande, scrivetemi nei commenti. Inoltre vi informo che faccio anche corsi e consulenze private in caso abbiate bisogno di un aiuto concreto per imparare le tecniche fotografiche o impostare la vostra camera. Vi lascio in descrizione il sito dove potrete trovare tutte le informazioni. Grazie mille per aver guardato il mio video e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Ciao!